Eccoci qui, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi un'altra moneta, una moneta che è un grandissimo capolavoro fatta dalla nostra zecca, coniata dalla nostra zecca, ma che purtroppo anche questa moneta qua, come tante altre monete, è andata un po' nel dimenticatoio, praticamente nessuno se la fila. È una moneta eccezionale, un 10 euro in argento in fondo specchio, coniato nel 2006, perciò ha un po' di anni, ed è una delle monete, secondo me, dal mio punto di vista, una delle più belle monete in assoluto, uno dei più bei 10 euro che sono mai stati coniati in tutte le zecche dell'Europa. Questo 10 euro qua, secondo me, se dovessimo fare una classifica, io la metterei tra le prime 3 monete. È una moneta molto particolare perché è stata venduta molto bene quando è uscita all'estero. Da noi ha avuto una vendita abbastanza buona, ma la maggior parte di queste monete, come vi dicevo, è andata all'estero. Moneta dimenticata praticamente, ma noi oggi andiamo a vedere questo grandissimo capolavoro. So che molte persone odiano l'euro o non gli piacciono le monete euro, ma oggi vi do un consiglio: guardate questa moneta, perché è una moneta che merita veramente, ed è una moneta che dal mio punto di vista dovremo avere tutti nella nostra collezione, dato che fa parte della zecca di Roma. Come tema abbiamo il 500° anniversario della morte di Andrea Mantegna. Come vi ho detto, è un 10 euro in fondo specchio, emessa con scatola confezione certificato. Facciamo attenzione, questa è la parte frontale della scatola, dove abbiamo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, 10 euro in questa posizione qui avete il tema della moneta, Istituto Poligrafico e la zecca dello Stato qua in basso. Qui invece abbiamo 10 euro sui lati, ancora riportato il tema della moneta. Poi abbiamo Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, qui anche se la rovescia, anche qui hanno riportato 10 euro il tema della moneta. E qui abbiamo ancora Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro. Andiamo a guardare il rovescio della scatola. Mi piacciono, come vi ho detto, molto le scatole vecchie perché riportano dei disegni e almeno hanno delle continuazioni, non come le scatole di adesso. Quello che dobbiamo tenere presente è che le monete di una volta, questa addirittura, come ho detto, è un grandissimo capolavoro, costavano molto meno di quelle di adesso, perciò facciamo attenzione a questo dettaglio. Qui abbiamo la nostra confezione e nel centro troviamo lo stemma della Repubblica in questa posizione qui, guardate, con i filamenti argentati. Qui invece abbiamo la nostra confezione con la moneta e il certificato all'interno. Noi adesso andiamo a dare un'occhiata rapida al certificato e poi vi faccio vedere la moneta e poi ne potremo parlare se è un capolavoro o no. Qui i vecchi certificati sono fatti in un'altra maniera perché abbiamo 4 pagine. Avete all'inizio Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, poi all'interno andiamo a trovare il dritto rovescio della moneta. Qui vi spiegano un po' di cose, qui abbiamo i dettagli tecnici, qui avete le spiegazioni per quanto riguarda la vita di Andrea Mantegna in questo piccolo, in questa pagina qui, che è fatta da 2 pagine alla fine. Poi abbiamo la descrizione del dritto della moneta, e qui, come vi ho detto, avevamo quello del rovescio. Questo è il certificato. Guardiamo un po' i dettagli tecnici insieme, perché sono quelli che a noi interessano. Non ci sono tutti i dettagli tecnici, ma alcuni ve li do io perché non c'è la tiratura di questa moneta. Abbiamo valore nominale 10 euro, metallo argento, titolo 925, peso 22 grammi. Facciamo attenzione perché le monete la moneta da 10 euro sono più pesanti delle monete da 5 euro. Qui abbiamo diametro 34 mm e sono anche un po' più grandine, perché quelle da 5 euro sono da 32 mm e da 18 grammi, invece queste qua da 10 euro sono da 22 grammi e 34 mm. Tiratura, attenzione, solo 8000 pezzi. Come autore abbiamo Uliana Pernazza. Andiamo a guardare adesso più da vicino la nostra moneta, che è una moneta veramente molto bella. Vediamo se riesco. Eccola qui, è uscita subito, sono stato anche abbastanza fortunato. E guardate questa meraviglia, veramente un grandissimo capolavoro. Chi dice questa moneta qua non è bella, allora devo dirvi che non capisce niente delle monete. Mi dispiace dire questa cosa, ma questa moneta qua è veramente un grandissimo capolavoro. Per quanto riguarda, nella parte centrale della moneta, in primo piano, disposto su una fascia centrale, troviamo il particolare delle danze delle muse. Alla base dell'opera invece abbiamo la firma dell'autore in questa
posizione qua, il nome dell'incisore che è Uliana Pernazza. Guardate quanto è bella questa moneta, è fatta veramente molto bene. Poi abbiamo ad arco Repubblica Italiana, in alto e in basso, ad arco, dove Italia identifica le proprie monete. Andiamo a guardare il rovescio, che è ancora un altro capolavoro dal mio punto di vista, dove troviamo composizione nel centro della moneta, ovviamente troviamo composizione dell'ocolo del soffitto della Camera Picta o degli Sposi a Mantova, che è la mia città. Poi abbiamo al centro il valore 10 euro in questa posizione qui, si vede molto bene. Poi abbiamo la lettera R in questa posizione subito sotto, perché dove abbiamo la lettera della Zecca di Roma, è molto piccola ma c'è, il valore nominale e qui la lettera R. La scritta Andrea Mantegna ad arco, 1506-2006 il conio, ma guardate i dettagli che ha questa moneta, guardate quanta è bella, guardate i dettagli della moneta. Adesso provo a girarla perché voglio vederla anch'io un po' più. Guardate gli angeli in questa posizione qui che sono veramente eccezionali, fatti veramente molto bene. Continuo a girare così guardiamo tutta la moneta ed è un capolavoro, ragazzi. Non potete dirmi che questa moneta qua non è una bella moneta. Qui abbiamo il bordo, signatura spessa discontinua, perché vedete che si stacca, e come vi ho detto è un altro capolavoro della nostra zecca, purtroppo andato nel dimenticatoio anche questo. Ragazzi, se fate la collezione delle monete della nostra zecca, questa è una moneta che dovete avere nella vostra collezione. Con che prezzo è uscito dalla zecca? Nel 2006, ve lo dico subito, il prezzo era di 46 euro quando era uscita, ma come vi ho detto è una moneta che è andata all'estero e oggi ha un prezzo abbastanza alto, perché si aggira tra i 75 e 85 euro. Ogni tanto si trova però qualche offerta vicino ai 50 euro, ogni tanto, ma purtroppo come vi ho detto, essendo che sono andate molte all'estero, comunque anche da noi c'è disponibilità, non sempre, ma in qualche negozio di numismatica le potete trovare. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.